Ciao a tutti, in questo video andiamo a vedere tutto quello che c'è da sapere sugli asintoti. Vi ho fatto una piccola tabellina riepilogativa. Innanzitutto sappiamo che gli asintoti sono di tre tipi, possono essere verticali, possono essere orizzontali oppure obliqui. Gli asintoti verticali vanno cercati nel dominio della funzione, quindi negli esercizi, quando io ho una funzione, prima di tutto faccio il dominio e cerco gli eventuali asintoti nei punti di discontinuità della funzione. Quindi, supponiamo che io trovi che la funzione sia discontinua in un punto, chiamiamolo x con 0, devo fare il limite di x che tende a quel numero della funzione. Se questo limite mi viene infinito, allora deduco che x uguale a quel numero è il mio asintoto verticale. Poi per trovare gli orizzontali invece devo fare il limite di x che tende a infinito della funzione. Se questo limite fa un numero, allora deduco che y uguale a quel numero è il mio asintoto orizzontale. Infine, per avere gli asintoti obliqui, una condizione importantissima è che non devo avere gli asintoti orizzontali. Per cui, se nell'esercizio io trovo che c'è un asintoto orizzontale, fine, basta, non vado a cercare gli asintoti obliqui. Se invece facendo i calcoli l'asintoto orizzontale non lo trovo, allora vado a vedere gli obliqui. E gli obliqui si calcolano in questo modo, devo fare due limiti, il primo per trovare m e il secondo per trovare q. Mi verranno due numeri che andrò a sostituire qui per trovare questo asintoto obliquo. Sembra tutto difficile, non vi spaventate, andiamo come sempre a vedere un esercizio pratico per capire come andare a trovare questi tre asintoti. Prima di tutto abbiamo detto devo andare a trovare il dominio. Se avete visto il primo video della playlist sui domini, sapete che quando ho una funzione fratta devo porre il denominatore diverso da 0. Ora facciamo i calcoli, risolviamo questa equazione di secondo grado, porto il termine noto di qua e quindi diventa più 9. Questa è un'equazione pura, quindi le soluzioni sono più o meno radice di 9, ovvero 3. Quindi il dominio di questa funzione è x diverso da più o meno 3. Bene, abbiamo detto che una volta trovato il dominio, per trovare gli asintoti verticali devo andare a calcolare il limite nei punti in cui la funzione non esiste, quindi nel nostro caso in più o meno 3. Per cui devo andare a fare due limiti, uno con x che tende a più 3 e uno con x che tende a meno 3. Per poter svolgere questi esercizi avete capito bene che dobbiamo conoscere bene i limiti perché ogni formula ha un limite. Quindi se avete qualche difficoltà mettete stop, andate a vedere la playlist sui limiti e poi tornate qui. Allora, qui abbiamo il limite di x che tende a 3, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a sostituire 3 al posto della x. Sopra 3 più 4 viene 7, mentre sotto fa 0. Perché? Perché l'abbiamo imposto noi che il denominatore si annullava, infatti 3 alla seconda 9 meno 9 0. Voi sapete che un numero fratto 0 fa sempre infinito, quindi poiché questo limite fa infinito, deduciamo che x uguale a 3 è il mio asintoto verticale. Andiamo a fare l'altro, dobbiamo andare a fare il limite di x che tende a meno 3. Come sempre vado a sostituire, sopra meno 3 più 4 fa 1 e sotto fa sempre 0, quindi un numero fratto 0 infinito. Siccome è venuto infinito, deduco che x uguale a meno 3 è il mio secondo asintoto verticale. Quindi questa funzione ammette due asintoti verticali. Passiamo a trovare gli orizzontali. Abbiamo detto che dobbiamo fare il limite di x che tende a infinito della funzione. Se vado a sostituire al posto di x infinito, sopra mi viene infinito più 4 che fa infinito e sotto infinito meno 9 che fa sempre infinito. Infinito fratto infinito sappiamo che è una forma indeterminata. Questo tipo di forme indeterminate si risolve in questo modo. Vado a considerare soltanto gli esponenti più grandi al numeratore e al denominatore. Quindi qui x più 4 faccio finta che 4 non c'è. Qua sotto x alla seconda meno 9 faccio finta che meno 9 non c'è, perché il grado più grande è x alla seconda. Quindi andare a risolvere questo limite per me equivale a risolvere questo limite, dove ho considerato solo i termini con il grado più grande. A questo punto x e x alla seconda si semplifica, quindi mi rimane sopra 1 e sotto x. Vado a sostituire di nuovo 1 fratto infinito, un numero fratto infinito sappiamo che fa 0. Siccome ho ottenuto che questo limite è un numero,
numero, k, allora deduco che y uguale a quel numero è il mio assintoto orizzontale. Quindi questa funzione ha 3 asintoti, 2 verticali e 1 orizzontale, y uguale a 0. Siccome ho l'assintoto orizzontale non mi preoccupo di andare a fare l'obliquo, quindi questo esercizio è finito così. Come sempre andiamo a farne un altro un pochino più difficile. Anche questa volta ho una funzione fratta, abbiamo detto che la prima cosa da fare è trovare il dominio, quindi imponiamo che il denominatore sia diverso da 0. Risolviamo questa equazione di secondo grado, usiamo la formula risolutiva, ovvero meno b, da noi b vale 5, quindi meno 5. Sotto radice dobbiamo mettere b alla seconda, 5 per 5 25, meno 4ac, a vale 1, c 6, 6 per 4 24, tutto fratto 2a, a vale 1, quindi 2 per 1 2, 25 meno 24 fa 1 e la radice fa 1. Le soluzioni sono 2, meno 5 meno 1 fa meno 6, fratto 2 meno 3, meno 5 più 1 fa meno 4, fratto 2 meno 2. Quindi il nostro dominio è tutto R tranne meno 3 e meno 2. Andiamo a trovare i nostri asintoti verticali, dovrò fare anche qui due limiti perché ho ottenuto due numeri, quindi il limite per x che tende a meno 3 e quello che tende a meno 2 della funzione. Vado a sostituire sopra, meno 3 alla terza fa meno 27, meno 1 fa meno 28 e sotto non faccio nemmeno i calcoli perché tanto so che fa 0. Un numero fratto 0 fa infinito, non mi preoccupo di più infinito meno infinito perché per trovare l'asintoto mi basta che il limite faccia infinito. Quindi, siccome questo limite fa infinito, deduco che x uguale a meno 3 è l'asintoto verticale. Facciamo il secondo limite, vado a sostituire al posto di x meno 2. Meno 2 alla terza fa meno 8, meno 1 fa meno 9. E sotto sappiamo che con meno 2 viene 0. Anche qui un numero fratto 0 fa infinito, senza specificare il segno, e quindi deduco che x uguale a meno 2 è il mio secondo asintoto verticale. Asintoto verticale fatto, andiamo a trovare quello orizzontale, quindi faccio il limite di x che tende a infinito della funzione. Vado a sostituire al posto della x infinito, sopra mi viene infinito e sotto infinito più 6, ovviamente infinito. Tutte le volte che abbiamo infinito fratto infinito, sappiamo che questo tipo di forma indeterminata si risolve andando a considerare solo i termini con grado più grande. Quindi risolvere questo limite equivale a risolvere il limite con sopra x alla terza e basta, e sotto cancello i termini di grado più basso, quindi questi due. Risolvere quindi questo limite è identico a risolvere questo. Questo è molto più facile perché si semplifica, sotto va via tutto e sopra mi rimane x. Vado di nuovo a sostituire, al posto di x metto infinito, quindi questo limite viene infinito. Noi sappiamo che per avere un asintoto orizzontale questo limite doveva venire un numero. Infinito non è un numero, quindi non ho asintoti orizzontali. Siccome non ho asintoti orizzontali, vado a calcolare quelli obliqui. Quindi andiamo ad applicare la formula, devo trovare due limiti, uno per m e uno per q. La formula mi dice che m si trova facendo il limite della funzione fratto x. Quindi ricopio la funzione e devo moltiplicare il denominatore per x. Quindi sopra l'ho ricopiato, sotto moltiplicare tutto per x vuol dire x alla terza più 5x alla seconda più 6x. Andiamo quindi a risolvere questo limite. Come sempre vado a sostituire al posto di x infinito, quindi sopra viene infinito e sotto infinito più infinito più infinito idem. Come prima abbiamo ottenuto la forma indeterminata infinito fratto infinito, come prima andiamo a prendere i gradi più grandi. Quindi invece di risolvere questo limite risolvo il limite con i termini più grandi. Al numeratore il grado più grande è x alla terza, e l'ho scritto qui, e al denominatore il grado più grande è sempre x alla terza. Risolvere questo limite equivale a risolvere questo limite. Questo ovviamente è più facile perché si semplifica e quindi viene 1. Abbiamo trovato il nostro m, ora dobbiamo trovare q. La formula mi dice che q si trova in questo modo, quindi da noi m l'abbiamo appena trovato vale 1. Questa è la funzione, l'ho ricopiata, meno mx, 1 per x fa x. La prima cosa da fare è l'mcm, che ovviamente è tutto questo denominatore qui. Facciamo i conti, al numeratore abbiamo questo diviso questo rimane x alla terza meno 1. Qui
come denominatore ho 1, quindi devo moltiplicare x per tutto il mio MCM. X per x alla seconda fa meno x alla terza. X per più 5x fa meno 5x alla seconda e 6 per meno x fa meno 6x. Notiamo subito che questi due termini sono opposti, vanno via. Ricordatevi che in questo tipo di calcoli devono sempre andare via i due termini di grado più grande. Dobbiamo risolvere questo limite, andiamo come sempre a sostituire al posto di x infinito e otteniamo la forma indeterminata infinito fratto infinito. Ormai siamo esperti, quindi abbiamo capito che tutte le volte che c'è questa forma indeterminata devo andare a risolvere il limite considerando soltanto gli esponenti di grado maggiore al numeratore e al denominatore. Quindi andiamo a risolvere il limite con solo questi due termini, facendo finta che gli altri, appunto, quelli che sto nascondendo, non ci siano. Risolvere questo limite equivale a risolvere questo limite di partenza. Noto subito che sopra e sotto posso mandare via x alla seconda e quindi questo limite fa meno 5. Abbiamo finalmente trovato q, il nostro assintoto obliquo a equazione y uguale mx più q, quindi andando a sostituire abbiamo ottenuto questo assintoto obliquo qui. In sintesi, la funzione di partenza aveva due assintoti verticali, nessun assintoto orizzontale e questo assintoto obliquo. Ecco qua gli esercizi che vi ho preparato. Siete pronti? Azionate il cronometro e fate più esercizi possibili in 2 minuti di tempo. Scoprirete che bastano pochi minuti per raggiungere ottimi risultati. Eccoci qua! Se i video ti sono stati utili e se gli esercizi ti sono serviti, fammelo sapere. Hai visto la novità? Ho creato una nuova playlist che si chiama FAQ, dove trovi tutti i video di esercizi specifici che alcuni di voi mi hanno chiesto. Quindi, se anche tu hai bisogno di un video ad hoc, di un esercizio o un argomento che magari non ti è chiaro, scrivimi su Facebook, Instagram, TikTok. Trovi tutti i miei riferimenti qui sotto e farò in modo di caricarne uno anche per te. Io ti saluto e ti aspetto al prossimo video. E ricordati che se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.